la storia di mio papà è iniziato a Castello da giovane, dove lavorava anche il papà di Roberto, Peppino Ascorti, e dopo di lì si sono staccati. Prima si è staccato Peppino e dopo ha detto mio papà se voleva, e dopo lì hanno iniziato con la Caminetto, anche da lì, e dopo la storia bene o male, adesso non dico che la sanno tutti, però ci sono parecchi anni di storia della pipa italiana, ecco, possiamo vantarci di quello, la storia della pipa italiana, presumo che l'hanno fatta anche loro, ecco. La storia mia nasce subito quando andavo a scuola, pomeriggio scendevo a aiutare il papà, che c'era anche il suo papà, e ho iniziato a fregare i bocchini. Il nonno mi ha insegnato a rusticare, che a suo tempo gli aveva insegnato mio papà, e così ho iniziato a amare questo mondo, e quando ho finito la scuola sono qua da 44 anni, ne ho 57. La prima pipa ce l'ho a casa e l'ho anche fumata, adesso non fumo più la mia pipa. Mi ricordo che si era rotta la canna, gli avevo fatto una montatura con la cannetta tipo quella la marina, è stata proprio la mia prima. Dopo la seconda avevo messo anche le date e mi ricordo che era marcata 1982. All'inizio, 14 anni, sono andato a fare dei lavori diversi, ecco. Dopo, quando mio papà nel 1980 si è fermato qui a casa, si è staccato dalla Caminetto, c'è stato bisogno di avere qualcuno. C'era tutta la famiglia, c'era il papà, il nonno, mio fratello e io, eravamo tutti qua. E alla fine la base è stata l'insegnamento di mio papà, è iniziato, però la paura era di non riuscire a farcela. E dopo invece piano piano, come tutte le cose, cominci ad appassionarti e alla fine siamo arrivati a 45 anni di attività. Ho limato tante di quelle casse di bocchini che ancora adesso, ma sì, le prime volte quando mio papà mi insegnava qualcosa eri affascinato, andavi a casa, cioè alla sera pensavi se domani se riesco a farlo, e sai, tutte le prime cose che insegnava il papà erano sempre una grande emozione, ecco. Adesso scende poco in laboratorio, magari, però lui ha il suo orario, alle 4 al pomeriggio scende, sta qui un'oretta, però a lui gli piace ancora, vuol vedere, vuol sapere. Se ci mettiamo assieme io e mio fratello non riusciamo ad arrivare all'extro di mio papà. Mio papà c'ha un extro che era fenomenale, e quello è, cioè ce l'abbiamo nel DNA, non tutti arrivano, cioè lui ogni tanto arrivava con qualche idea, dice, come cavolo fa a pensare certe cose, e quello è un fattore di proprio l'estro dell'artigiano, l'estro dell'artista, se possiamo dirci artisti forse anche un po' troppo, però l'estro dell'artigiano, e non tutti ce l'hanno nel stesso modo, nella stessa maniera, ecco, è quello. Il nostro sistema è sempre quello, cioè noi di evoluzione non ne abbiamo avute, cioè il modo da farle è sempre quello, da 44 anni a oggi non abbiamo cambiato niente. Infatti il laboratorio è sempre questo, non cambia niente. Cambiamo noi che... anche perché dopo di noi non c'è più nessuno, cioè qua si ferma. Ci diversifichiamo da altri per tipi di lavorazioni che abbiamo fatto nei primi anni. Mio papà è stato lui, come dicevo prima, l'estro il bambù lavorato dalla radica, la spirale, sono quelle 2 o 3 cosine che riusciamo a diversificarci dagli altri. Rosticatura che facciamo, che fa mio fratello, è ancora fatta a mano. Abbiamo cercato di diversificare un po' la lavorazione, perché quando mio papà ha iniziato, che è stato a casa, ormai la mano delle pipe, lo diceva sempre lui, era una mano caminetto, la modellistica era quello,
il dover cambiare tipologia di modellistica e quello con l'altro è stato difficile per un po', molto difficile, perché la mano era quella. C'è la pipa che ti piace di più farla, che è più facile, e la pipa più difficile. Ad esempio, quando si capita da fare la home power, quella mi fa diventare matto perché è difficilissima. Mentre se devi fare una billiard o una pot così è molto più semplice, però quando bisogna farle. E mi ricordo i primi anni che col papà a fare le square, quelle quadrate, io diventavo pazzo, non era una cosa, oggi le faccio facilmente. Una volta non so perché, le Underwood le ha sempre fatte mio papà, le scolpite, io non ho mai voluto, io rustico, sono anni che... Però le scolpite non ho mai voluto farle perché non so se riuscivo a farle, ho iniziato a farle e mi fanno dei bei complimenti, nonostante che non sono uguali a quelli di mio papà, e stesso mio papà mi dice che sono più belle che quelle che faceva lui. Ecco, questo mi ha gratificato più di tutte le altre cose. Sono cambiati dagli anni, le pipe prima erano più lunghe, adesso si sono accorciate, parlo per il nostro marchio, però vedo che anche in giro non si vedono più delle pipe, sono un po' ridotte le misure delle pipe. Io sono un amante delle pipe corte, tozze, un po' così, come le chiamano, brucianaso, ecco. Piacciono quelle pipe lì, ecco. Le tre qualità, le nostre, il bambù, la spirale e l'optional che mettiamo sul bocchino, diciamo che sono un po' i nostri marchi. Il bambù forse in primis, che è il bambù, quello creato dalla radica, ecco, è forse il nostro marchio che è rimasto e rimarrà sempre. Mi piace guardare con internet quello qua e vedi più che altro la pipa, le forme futuristiche, tutte certe cose che a volte rimani un po' anche abbagliato da certe cose, però secondo me c'è un ritorno al classico e la pipa secondo me deve essere la pipa. Da inventare non c'è niente, l'hanno già inventato 100 anni fa, quando c'era la Rossi che facevano migliaia e migliaia di pipe. Se uno va a vedere il museo della pipa Paronelli ci sono tutti i modelli più svariati e le lavorazioni più svariate. Ci sono dei canoni per fare le pipe che sono quelli, non si può uscire da quei canoni lì. Ci sono delle basi che bisogna rispettare e sono quelle, e non ti puoi inventare nient'altro. Qui non c'è elettronica o quelle cose lì, questo è un lavoro manuale che devi usare le mani e la testa. Dietro una pipa bisognerebbe guardare anche la storia che c'è. I vecchi fumatori di pipa rimpiangono ancora andare in tabaccheria dal tabaccaio, vedere, dice ma io la pipa la voglio toccare, prendere in mano, adesso la guardo nella fotografia, dove con la risoluzione che c'è oggigiorno della fotografia, si vede ancora di più, se c'è un piccolo difettuccio lo si vede di più nella fotografia che a occhio nudo, per dire. Devi amare sto lavoro, lo devi amare, cioè deve piacerti proprio, ti deve piacere la manualità e te lo devi sentire dentro, cioè non pensare a diventare ricco con questo lavoro o per quel fatto lì, lo devi fare perché lo ami, perché ti piace. Cioè quando vedi un oggetto fatto, la soddisfazione di dire cacchio l'abbiamo fatta noi, è uscita da qua,